Ciao a tutti, bentornati nel mio canale Le ricette di Franci74. Oggi prepariamo insieme arrosto alla panna. L'arrosto è uno dei secondi che prediligiamo in assoluto nella nostra cucina, almeno una volta alla settimana lo prepariamo. Si può preparare in tantissimi modi, oggi io lo voglio preparare con la panna. Mi sembrerà strano questo ingrediente, però ci sta veramente bene. In più la preparazione è veramente semplice, ci serve soltanto un bel pezzo di carne e qualche ingrediente. Ora vi faccio vedere gli ingredienti e come si preparano. Ecco i nostri ingredienti. Ci occorre circa 1,2 kg di sottofesa di bovino, 120 g di pancetta compatta, 70 g di burro, una cipolla, del rosmarino, vino bianco, 250 g di panna, sale, noce moscata, pepe nero, olio extravergine d'oliva, brodo di carne, un rametto di rosmarino e dello spago per legare la carne. Ecco qui il nostro bel pezzo di carne. Prima di lavorarlo vediamo di togliere un po' di grasso, non tutto, perché questo comunque conferisce morbidezza alla nostra carne. Quindi togliamo un po' di grasso. Quindi ho sgrassato un pochino la mia carne, ok, quindi il pezzo di carne si presenta così, quindi se vogliamo anche togliere qualcosa da sopra, ma io diciamo che lascerei così. Dunque adesso dobbiamo rivestire la nostra carne con la pancetta. Io ho scelto della pancetta compatta perché insomma in famiglia piace molto questo tipo di pancetta, ma possiamo scegliere tranquillamente anche la pancetta, quella normale, quella che ha le fette diciamo rettangolari lunghe. Quindi mettiamo la pancetta in questo modo sopra la carne. Giriamo il pezzo di carne e mettiamo le fette anche sotto. Una volta che abbiamo rivestito la carne con le fette della pancetta, le diamo una forma, ok? Quindi con le mani le diamo una forma, così. Poi prendiamo lo spago da cucina e iniziamo a legare la nostra carne. Quindi prima di lungo, poi passiamo sotto, ok, e andiamo di nuovo ad unire a quello che avevamo fatto prima. Adesso andiamo a legare in maniera trasversale. Facciamo in questo modo, due giri, infiliamo il cappio e poi tiriamo di lato così. Lo rifacciamo, due giri. Quindi una volta che abbiamo legato la nostra carne, prima di fissarla, prendiamo 1 o 2 rametti di rosmarino e lo infiliamo
Allora, ho finito di legare la carne, per il momento la mettiamo su un piatto e andiamo ad affettare finemente, quindi a tritare finemente la cipolla. Una volta tritata la cipolla, sono venuta qui ai fornelli, ho messo un fondo d'olio extravergine d'oliva in un tegame. Adesso mettiamo la cipolla e la facciamo stufare. Volevo fare una precisazione, che io ho tritato soltanto mezza cipolla, però se volete potete tritarla anche tutta la cipolla e quindi mettere una quantità un pochino più importante. Questo perché? Perché magari alcune persone non amano tantissima cipolla, quindi comunque regoliamoci di conseguenza, ecco. La cipolla io la faccio cuocere, stufare a fiamma abbastanza moderata, se non basta, proprio per il fatto che se andiamo a aggredire troppo con la fiamma troppo alta la cipolla, quella frigge, oltre che non essere appunto cotta bene, risulta anche molto meno digeribile. Quindi io in questo momento la sto facendo stufare, appassire, fino a che non diventa praticamente trasparente. Allora, una volta che diventa trasparente, posso mettere la carne. Ora mettiamo la carne, aumentiamo un po' la fiamma. La carne vi ricordo che deve essere non fredda dal frigorifero ma a temperatura ambiente, quindi bisogna toglierla dal frigo un'oretta prima di cucinarla, in modo tale che non abbia sbalzi di temperatura. Adesso in questa fase la facciamo rosolare da tutte le parti e la sigilliamo in modo tale che tutti i succhi rimangano dentro. Ho fatto rosolare da tutte le parti la carne, quindi ho sigillato bene la carne. Adesso aumento un po' la fiamma e vado ad aggiungere il vino. Ora facciamo evaporare tutto l'alcol del vino. Se gradite potete sostituire il vino a 6 cucchiai di aceto. La carne avrà un sapore magari un po' più deciso. Trascorsi circa 1 minuto e mezzo, 2, e quindi evaporato tutto l'alcol dal vino, possiamo mettere il burro. Possiamo metterlo sia nel tegame ma anche sopra la carne, in modo tale che si sciolga proprio sopra la carne. Trascorsi circa 2 minuti andiamo a salare. Anche dall'altra parte, quindi andiamo a girare il nostro arrosto. Aromatizziamo un pochino con la noce moscata, mettiamo prima sulla mano e poi adesso mettiamo il pepe nero,
Mi raccomando, saliamo, pepiamo e aromatizziamo l'arrosto sempre da una parte e dall'altra, quindi sopra e sotto. Adesso è la volta della nostra panna, quindi andiamo a mettere la panna e la diluiamo con il brodo di carne. Adesso ho spostato in un altro fornello un po' più grande l'arrosto, ho messo quindi infine avevo messo la panna e il brodo di carne per allungare un po' la panna e con un mestolo andrò a bagnare così l'arrosto. A questo punto facciamo cuocere a fuoco moderato per circa un'oretta il nostro arrosto con un coperchio. Mi raccomando, teniamo sempre sotto controllo la carne, ogni 10 minuti, quarto d'ora andiamo a controllarla, se necessario la giriamo e poi ovviamente se vediamo che il liquido è diminuito aggiungiamo un pochino di brodo. Trascorsa circa un'ora ho spento il fuoco, ho tolto l'arrosto dalla pentola e l'ho messo in questo piatto, mentre per il fondo di cottura ho fatto così, l'ho colato e poi l'ho rimesso un attimino nella pentola, l'ho fatto un attimino raddensare, quindi ridurre, e poi l'ho posizionato in questa ciotola. Ora il mio arrosto è ancora leggermente caldo, leggermente tiepido, ma vi voglio far vedere. Taglio un attimino il filo e tagliamone quindi giusto 2 fette per farvi vedere come si presenta. Non ci crederete, ma io ho l'acquolina in bocca, ha un profumo veramente buonissimo, delicatissimo, la cottura è perfetta. Possiamo scegliere che cosa fare, se lasciare il nostro condimento, quindi la nostra cremina in una ciotola e poi versarla nel piatto in ogni fetta, oppure anche sopra. Adesso io, siccome ne ho tagliato qualche fettina, andrò a metterlo direttamente sopra così. Io come al solito mi sono preparata un piattino qui vicino a me perché devo assaggiare, metto un po' di sughino. Buonissimo, una vera bontà, è buonissimo. È una parte di carne che comunque rimane tenera, non abbiate timore che sia asciutto, assolutamente, è rimasto umido, buonissimo, delicato, gli aromi sono giustissimi, davvero ve lo consiglio. Anzi, se non sapete quale contorno abbinarci, vi posso consigliare le buonissime patate duchessa, vi lascio il link in descrizione e la scheda, così guardate anche la ricetta. Buonissimo, veramente ottimo. Se vi è piaciuto quindi questo video fate un bel like e se non vi siete ancora iscritti al mio canale mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanella di notifica così non perdete nessun video. Venitemi anche a trovare sui miei social che sono Facebook, Instagram e Twitter. Venite anche a trovarmi sul mio sito internet che è www.lericette4.com e mi raccomando non perdetevi il prossimo video. Ciao!